Ciao, sono Fabrizio Dalisera, benvenuto sul mio canale YouTube dove si parla di sassofono e di jazz. Oggi hai appena ascoltato questa imboccatura che sto provando che si chiama Alto Madness, prodotta da Mark Sepinuk, conosciuto come 10M Fan. Ti faccio vedere. Alto Madness numero 6. È un'imboccatura che definirei classica, nel senso che si ispira al Mayer. Lo so che noi in Italia diciamo Meyer, ma in realtà si dice Mayer perché è un cognome tedesco. È un'imboccatura che si ispira al Mayer, ma non è un clone di un Mayer, perché ha comunque una camera leggermente più larga che a mio avviso per chi suona degli strumenti vintage è anche ideale, perché dà un controllo secondo me sul suono e sull'intonazione più consono a questo tipo di strumenti. Ah, a proposito, è un King. Lo so che siete tutti fissati con i Selmer, ma invece è un King Zephyr, è un modello del 55 e l'ancia che ho utilizzato è un'ancia Van Doren Java Red, quindi Java rossa numero 3. Sarei anche curioso di capire come questo becco reagisce ad ance diverse. Avevo una Van Doren blu 2,5, ma mi sembrava un po' leggera, una Van Doren blu numero 3 mi sembrava un po' leggermente dura, leggermente fangosa. Con la Java rossa numero 3 ho ottenuto un buon risultato, ma non è da escludere che si possano anche ottenere risultati migliori con ance diverse. Ti dico per onestà che io non sono un contraltista, io ho ripreso a suonare l'alto dopo tanti anni perché insegno al Conservatorio di Genova ed essendo principalmente baritonista, suono anche il tenore, però il mio strumento principale è il baritono. All'inizio portavo sempre il baritono in conservatorio, viaggiando sul treno era un po' impegnativo, da Roma a Genova. Ultimamente sto viaggiando con l'alto e devo dire che tra l'altro mi sto proprio divertendo a suonare l'alto, forse perché magari da ragazzino suonavo musica classica con l'alto al conservatorio e forse l'ho vissuta un po' come un'imposizione, non lo so, ma adesso mi sto divertendo. Oggi però voglio parlarti di cosa penso io delle imboccature. Una cosa importante che voglio, una premessa importante che voglio fare è che questo video non è una recensione del Tenem Fan Alto Madness. Non ho alcun tipo di endorsement, l'imboccatura l'ho acquistata regolarmente da una persona che la vendeva usata. Ho deciso di fare questo video in parte sì per farti ascoltare l'Alto Madness e anche per riascoltarmi e capire che tipo di suono ho tirato fuori, ma principalmente per dirti quello che penso io delle varie imboccature. Non cambio affatto setup spesso, ormai ho lo stesso settaggio sul baritono, il mio strumento principale da 9 anni e passa, quasi 10 anni,
e anche sul tenore da tantissimo tempo che non cambio mai. Sull'alto cercavo un'imboccatura che mi desse un buon feeling. Cosa ricerco io nelle imboccature? Cosa ricerco io in un becco? Vi sembrerà strano, ma l'ultima cosa che cerco è il suono. Perché ti dico questo? Perché sono dell'idea che dopo che suoni da tanti anni, che hai una buona esperienza con lo strumento, secondo me hai sviluppato un concetto sonoro, in parte in base agli studi che hai fatto, in parte in base agli ascolti, quindi ai musicisti che ti piacciono, che cerchi di imitare e così via, chiaramente anche in base al tuo gusto personale. E credo che una volta che ti trovi a questo punto, secondo me hai un tuo suono. Io sento che ho il mio suono grosso modo con tutti i becchi. È vero, lì per lì cambi becco, dici ah suona diverso, è vero, suona un po' diverso, ma se poi ti registri dopo 2 o 3 settimane che lo suoni, secondo me al 90% hai di nuovo il suono che avevi prima. Questa è una mia teoria, una cosa che personalmente io ritengo vera. Quindi perché provare imboccature diverse, dirai, se tiri fuori più o meno lo stesso suono? E invece è proprio qui il punto, cioè nell'imboccatura io ricerco fluidità, cerco un'imboccatura che mi dia controllo, che mi dia facilità, che mi dia facilità in tutto, cioè negli attacchi, specialmente delle note basse, nel controllo della dinamica, nella transizione dal suono impostato al subtone, nei registri diversi dello strumento, quindi un'imboccatura che abbia un suono omogeneo nella zona grave, nella zona intermedia, nella zona acuta e sovracuta. Questo è un aspetto molto importante. Ci sono imboccature, per esempio, che hanno un tipo di suono diverso sotto o sopra o comunque hanno una diversa risposta dell'ancia. Devo dire che con questa qui, questo Alto Madness, mi trovo proprio bene, per cui ho deciso di acquistarlo. Io ti consiglio di non cambiare imboccatura se cerchi un suono diverso. Se cerchi un suono diverso, cambia gli ascolti, cambia i musicisti che ascolti, cerca di imitare il loro suono, cerca di capire come funziona il loro suono a livello anche di emissione, perché secondo me l'imboccatura diversa non ti dà un suono diverso. Io sto suonando King Zephyr e sto suonando un becco che si ispira al Mayer, quindi teoricamente Mayer più King viene da pensare a Cannonball. Ovviamente Cannonball era talmente un mostro che non si può pretendere di suonare come Cannonball comprando la sua attrezzatura. Quindi secondo me quello che dobbiamo cercare in un becco è immediatezza, è facilità. Io ti consiglio, un consiglio che do anche a tutti i miei allievi, è suona quello che ti viene semplice, anche perché io credo anche fermamente in un'altra cosa, cioè che il suono, il controllo dello strumento venga comunque dal relax. Cioè noi tiriamo fuori un buon suono quando siamo rilassati sullo strumento. Quindi se io utilizzo un'imboccatura che mi complica la vita, questa cosa poi si traduce inevitabilmente anche nel fatto che suonerò meno rilassato. Quindi secondo me è importante avere qualcosa che sia facile, che sia fluido, che sia immediato. E è anche importante capire un altro aspetto fondamentale, cioè non cercare nell'imboccatura, ma neanche nel sax, non cercare delle cose che tecnicamente non hai. Cioè, se io non ho una buona tecnica, non so, nel registro acuto, se io non ho un buon controllo del registro acuto, non è che mettendo un becco che costa di più diventerò più bravo. Se io non riesco a produrre i sovracuti, non è comprando l'imboccatura che utilizza Michael Brecker, che non è che riuscirò a fare i sovracuti che fa lui. Quindi, secondo me, cerca un'imboccatura facile, immediata e che ti dia la possibilità di stare rilassato. Questo, secondo me, è quello che dobbiamo cercare in un'imboccatura, fluidità, in una parola sola. Fammi sapere che ne pensi anche tu, le imboccature con cui ti sei trovato meglio, con cui ti sei trovato peggio, perché i miei video vogliono anche essere uno scambio fra musicisti. Grazie dell'attenzione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!